Cosa c'entra un piccolo forte costruito nel 1860 alla periferia dell'impero austro-ungarico con la storia dell'Europa, dei suoi simboli e delle sue istituzioni? Lo scopriamo insieme a Luca, che da Forte Cadine ci riporta a prima della Grande Guerra, e con Denis, che ci spiega l'ABC per essere cittadini e cittadine d'Europa. Quando parliamo di giovani, si sente nominare, soprattutto nel nord Italia, il termine coscritti, che unisce le persone dello stesso anno o classe di nascita. I coscritti si organizzano e si riuniscono in festeggiamenti per il compimento dei 18 anni. È la festa di quando si diventa grandi, quando si diventa maggiorenni. Da quel momento in poi si può prendere la patente e si può votare. Insomma, è un traguardo che si attende per entrare nel mondo degli adulti. Il termine coscritti nasce nella seconda metà dell'Ottocento. I coscritti erano i giovani che, diventati maggiorenni, venivano chiamati a far parte dell'esercito. Il reclutamento dei nuovi soldati si chiamava coscrizione. Per i giovani dell'epoca il servizio militare segnava il passaggio dalla giovinezza all'età adulta. Nell'impero austro-ungarico la coscrizione viene riorganizzata nel 1868, negli stessi anni in cui è riformata la monarchia asburgica. Nasce l'imperiale e regio esercito, conosciuto come esercito comune, in cui si affiancavano due eserciti nazionali, un austriaco e un ungherese, e le varie milizie territoriali. L'obbligo di leva iniziava il 1° gennaio dell'anno in cui il coscritto compiva il 21° anno di età. La prima tappa del servizio era la visita medica. Pensate che il servizio militare all'epoca durava 3 anni. Allo scoppio della Grande Guerra, negli Stati europei in cui era attivo il servizio di leva obbligatorio, sono proprio gli uomini più giovani i primi a partire per i campi di battaglia. È un evento che segna una generazione. È un'esperienza collettiva fortissima, che supera i confini nazionali e unisce una generazione intera. I giovani arruolati, spinti anche dal patriottismo e dal nazionalismo, si trovano fianco a fianco o contrapposti sui campi di battaglia europei. 1947. L'articolo 31 della nostra Costituzione considera la gioventù, insieme all'infanzia, un bene da proteggere. 1968. Può essere considerato l'anno dei giovani. Sono loro i protagonisti a livello globale di una ribellione che passa dall'università, dalle fabbriche, dalle case e che diventa il motore di un grande cambiamento culturale. 1985. L'ONU lo dichiara Anno internazionale della gioventù, con 3 parole d'ordine: pace, sviluppo e partecipazione. In Europa sarà l'impulso per approvare 2 anni dopo il programma giovanile più famoso, l'Erasmus. 2000. Nel vertice di Lisbona i capi di Stato e di governo riconoscono un ruolo fondamentale di istruzione e formazione per la crescita e lo sviluppo economici e le politiche giovanili diventano ufficialmente una competenza cardine dell'Unione Europea. Giovane fuori classe è il singolo che ha lanciato il rapper salernitano Capo Plaza, classe 1998. Capo Plaza parla a una generazione che si sente persa, inascoltata, ma che per questo non ci sta ed è decisa ad arrivare prima in pista, proprio come dice il testo. Il pezzo è diventato quasi un inno generazionale che tocca le 85 milioni di visualizzazioni. Ma chi è oggi il giovane? E qual è il suo ruolo nella società? Un'idea precisa, a dire il vero, non c'è. Io, per esempio, che ho 30 anni, sono giovane oppure no? Al di là delle battute, possiamo dire che ogni epoca ha avuto i suoi giovani. Negli anni descritti da Luca, in Europa stava avanzando sempre più l'idea che i giovani fossero la forza fresca della società e per questo la loro funzione fosse quella di difenderla ad ogni costo. E c'è un film di qualche anno fa che vi consiglio.
Si intitola They Shall Not Grow Old e parla proprio dei ragazzi che hanno fatto la Grande Guerra. La traduzione del titolo è Non cresceranno, perché per molti di loro la gioventù finirà nel fango di una trincea. Ma torniamo all'Europa. Visto che, come sappiamo, ogni epoca ha la sua idea di giovani, qual è quella dell'Unione Europea? L'UE nel 2018 ha lanciato la nuova EU Youth Strategy, un nuovo piano di iniziative dedicato proprio ai giovani, che si concluderà nel 2027. E sì, a quel punto direi che per davvero non sarò più giovane. Le parole chiave del programma sono 3: mobilitare, connettere, responsabilizzare. Il giovane non è visto solo come l'adulto che sarà domani, ma è considerato soprattutto la forza creativa che rappresenta oggi. Se volete saperne di più, e se siete giovani europei, venite con me, seguitemi. Questo è il portale europeo per i giovani. In questa pagina potete trovare informazioni su tutte le iniziative che la Commissione europea ha riservato per la sua EU Youth Strategy. Proviamo a scoprirne alcune assieme. Se andate in alto e selezionate Partecipa, automaticamente si partecipa alla vita della comunità. Il menu a tendina offre tutto quello che vi serve per farvi ascoltare dalle istituzioni europee e per trovare altri giovani che la pensano come voi. Vedete? Qui avete la possibilità di conoscere meglio i vostri diritti come cittadini europei. Si può partecipare alla campagna umanitaria EU Youth for Peace, e se volete potete anche organizzare una petizione. Insomma, stiamo parlando dello starter kit del giovane attivista europeo. La seconda parola invece ve la ricordate? È responsabilità. E in Europa responsabilizzare i giovani vuol dire schierarli in campo, metterli all'opera. Se andate al menu Iniziative dell'UE si apre una piccola finestra con i programmi dedicati alla gioventù. Di Discover You abbiamo già parlato, vi ricordate? No? I viaggi in treno per l'Europa. Se cliccate qui, invece, potete accedere ad EURES, il portale europeo del lavoro. Cercate lavoro e al tempo stesso volete fare un'esperienza all'estero? Magari in Germania? In Belgio? In Polonia? Scrivete in questa barra cosa sapete fare e, dai, mettetevi in gioco. Ok, il lavoro. Responsabilizzare però vuol dire anche costruire relazioni. I programmi forse più riusciti dell'UE seguono un approccio particolare che si chiama non-formal learning. Non si impara cioè tanto per nozioni, bensì ci si forma sull'idea che la crescita sia un collage di esperienze. L'UE quindi offre cose da fare assieme. E forse conoscete il suo programma più famoso, l'Erasmus. Probabilmente la sorella, lo zio, il cugino, il cognato, il vicino di casa, qualcuno che conoscete l'ha fatto. È il programma number one dedicato alla mobilità dei giovani europei. Qui si esprime al meglio la terza parola chiave, connettere. Erasmus si chiama così per Erasmo da Rotterdam, un teologo che viaggiò per tanti anni in tutta Europa, tra la fine del 400 e l'inizio del 500. Questo programma permette ogni anno a 4 milioni di giovani di viaggiare, soggiornare e conoscersi in tutto il continente. Nato nel 1987 per favorire gli scambi tra studenti universitari, oggi ha assunto il nome di Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Offre programmi di studio e tirocini dai 3 ai 12 mesi. Io non l'ho fatto e adesso che sì, non sono più tanto giovane me ne sto pentendo effettivamente, quindi mi raccomando, attivate la newsletter e non perdetevi le iniziative del portale europeo per i giovani. Restate connessi. Henry Ford diceva che chiunque continui ad imparare resterà giovane. E questa è un'idea che ritroviamo anche nella Residencia de Estudiantes, nata nel 1910 per favorire lo scambio interdisciplinare e la contaminazione tra scienza e arti. Uno spazio di libero pensiero dove convivevano insegnanti e alunni e si facevano tantissime attività. Oltre a studiare c'erano dibattiti, sport, teatro, cinema. Qualche nome noto? Tra i suoi residenti ci sono stati Federico García Lorca, Salvador Dalí e il regista Luis Buñuel, ma anche Albert Einstein e Marie Curie hanno attraversato questi corridoi.
Dopo la dittatura franchista, la residenza ha recuperato il suo spirito originario. Qui ogni anno soggiornano 3.000 tra ricercatori, artisti e studiosi e si respira davvero l'aria di un laboratorio creativo europeo che incoraggia la comprensione tra generazioni, culture e discipline.